Benvenuti nel secondo episodio della serie dedicata alle miniature di Tainted Grail. Oggi è la volta di Bior. Non perdiamo altro tempo in chiacchiere e cominciamo subito. Procederemo come sempre per step, partendo dai colori base fino ad arrivare ai dettagli finali. Iniziamo subito stendendo i colori base, come sempre, che ci serviranno da linee guida. Per l'incarnato ho scelto un colore indubbiamente inusuale, lontano dal classico color pelle. Ho voluto infatti creare una pelle infreddolita, quasi ghiacciata, che si armonizzasse con il resto dello scenario in cui lo immergeremo. Partire da un colore scuro come il nero per il vestito ci darà modo di far notare ancora di più le sfumature con le quali daremo volume ai tessuti. In generale, vi consiglio di partire sempre da un colore molto più scuro del colore che volete ottenere in quella zona, così da avere ampio margine per sfumare e schiarire verso il colore finale e creare zone di ombra molto più realistiche. Come vi ho mostrato nei video precedenti, i colori guida li stendo sempre diluiti aggiungendo circa il 30% di acqua, in modo da lasciare intravedere gli effetti di luce creati dal primer. Uno dei prossimi video riguarderà proprio questo argomento, quindi non perdetevelo! Torniamo a Bior, che a questo punto del lavoro ha un aspetto tutt'altro che gradevole, lo ammetto, ma seguitemi nel processo fino alla fine e vedrete quanto saper usare e giocare con i colori sia indispensabile per migliorare nella pittura. Lo shade in questo caso non poteva che essere nero, data la profondità che vogliamo dare alle zone in ombra. Comincia adesso la parte divertente, ovvero quella in cui diamo veramente una tridimensionalità al personaggio. Con il colore di partenza del nostro vestito iniziamo individuando tutte quelle zone che non sono in ombra. Non abbiate paura di lasciare alcune zone completamente nere o l'effetto del contrasto si andrà a perdere. Una volta individuate queste zone, cominciamo a schiarire poco alla volta il nostro colore di partenza, aggiungendo sempre più grigio chiaro. Una tonalità molto chiara di grigio spesso è l'ideale per schiarire un colore freddo, senza ricorrere al bianco, che creerebbe un colore troppo acceso e poco realistico. È anche più facile creare mezzi toni mescolando via via due colori meno distanti tra loro. Quando decidete quali zone schiarire, immaginatevi sempre di avere una fonte di luce principale che arriva dall'alto e che quindi illuminerà solo determinate zone. Man mano che si schiarisce il colore, la zona colpita va via via diminuendo. Potete sempre fare delle prove avvicinando la lampada che utilizzate per dipingere proprio sopra alla miniatura, così sarà più facile individuare quali zone si illuminerebbero realmente. Cominciamo quindi ad introdurre il freddo, fra virgolette, sulla pelle. Usiamo lo stesso grigio di prima, schiarendo fino ad arrivare ad alcuni punti bianchi. Ovviamente vi consiglio di usare la pittura sempre un po' diluita, in modo da non creare spessori indesiderati tra uno strato e l'altro, e soprattutto per rendere più facile e meno netta la sfumatura tra le tonalità.
Passiamo quindi agli occhi, per i quali uso un pennello davvero piccolo. Ho sfruttato la base creata dallo shade nero nell'incavo dell'occhio, alla quale ho aggiunto 2 minuscoli punti chiari alle estremità. In caso dovessero venire troppo grandi, possiamo sempre sistemare la pupilla al centro con qualche minuscolo tocco di colore. Gli occhi sono un punto critico per tanti e tra questi mi ci metto anche io. Al termine di questa fase del lavoro li ho realizzati in un modo che non mi convinceva e infatti andrò a rifinirli e sistemarli a fine video, nei dettagli finali. Con una versione molto leggera e diluita del color pelle ho deciso di aggiungere un tono più caldo in alcune zone del volto e dei muscoli, usandolo come una sorta di ombra. Creiamo dei volumi anche sugli altri indumenti, usando colori caldi per le parti in cuoio e colori freddi per gli stivali. Per le parti metalliche, come abbiamo già visto nell'episodio precedente che vi lascio qui in scheda, schieriamo progressivamente le zone colpite dalla luce, fino ad arrivare al bianco solo come piccoli accenni qua e là. Siccome a me piace molto arricchire le miniature con dettagli che non noterà quasi nessuno, ho cercato di riprodurre i tatuaggi che Bee ora su braccia, spalle e testa. Per farlo ho usato un mix di blu e nero molto diluiti, in modo da risultare poco invasivi sulla pelle ma comunque visibili. Vi consiglio di fare delle prove su un foglio prima di fare il tatuaggio sulla pelle, in modo da avere già le idee chiare su che disegno volete seguire. Creiamo adesso un velo molto leggero di color avorio, così da rendere meno evidente lo stacco tra il tatuaggio e la pelle. Sempre con lo stesso colore ne approfittiamo per dare gli ultimi ritocchi in alcuni punti specifici, per dare un aspetto più rifinito al tutto. A questo punto, come vi dicevo, vado a sistemare il viso. Utilizziamo quindi i colori già usati prima, come il color pelle per dare calore e volume al viso, e il bianco per rifinire le zone illuminate.
per completare la basetta ho deciso di usare alcuni materiali per dare l'aspetto di uno scenario innevato. Stendiamo uno strato di colla vinilica leggermente stemperato con acqua su tutta la basetta, facendo attenzione a lasciare pulite le pareti laterali delle pietre. Applichiamo quindi la neve e lasciamo asciugare. Una volta asciugato ho applicato un ciuffo d'erba di un colore chiaro e simile innevato che ho accorciato e rimpicciolito con la forbice rispetto alle dimensioni originali. Infine ho voluto dare un tocco originale usando questa vegetazione molto particolare, più alta rispetto al normale, ma molto leggera, che mi sembrava si armonizzasse bene con il resto dello scenario. Un'ultima passata di nero sulla basetta e abbiamo finito. Spero che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessuno dei prossimi video. In descrizione vi lascio il link dell'episodio precedente, in cui abbiamo visto come dipingere il predecessore. Ci vediamo alla prossima miniatura. Ciao!